Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex e questo è un altro video di quelli che vanno un po' fuori tema modellistico, ma che comunque fanno parte delle mie passioni e di cui posso parlarvi, perché oggi per esempio vi parlo di microfono lavalier, questo microfono qui, ma non solo questo microfono qui, perché vi parlo di questo microfono radio. Ed è il microfono lavalier più economico che potete trovare su Amazon e che in realtà mi ha stupito. Perché dico che mi ha stupito questo radiomicrofono? Primo perché costa veramente poco, è un radiomicrofono che può andare bene sia per la fotocamera sia per lo smartphone, quindi potete usarlo tranquillamente su qualsiasi dispositivo, con un adattatore che però va comprato a parte. Potete addirittura collegarlo ad un mixer tradizionale con un attacco mini jack TRRS a un XLR, quindi potete usarlo anche in quel caso. Ma mi ha stupito perché è ricaricabile, è piccolo, ha il minimo indispensabile, la qualità è buona, perché alla fine la qualità è buona e adesso poi ve le faccio sentire, ma adesso facciamo prima l'unboxing. Passiamo all'unboxing di questo lavalier della Fulheim, il modello VM300. È quello più economico che c'è su Amazon, che ho provato. Adesso vi faccio vedere l'unboxing e poi ne parliamo meglio. Allora, la scatola si presenta in questo modo, la apriamo, eccoci qua. Dentro troviamo le istruzioni, sono in inglese e in cinese. L'inglese è abbastanza capibile, ovviamente il cinese no, ma l'inglese è abbastanza capibile. Poi abbiamo una sorta di gratta e vinci che non ho grattato ovviamente, e poi abbiamo una sorta di istruzioni che in realtà servono a ben poco, anche perché vi dicono in realtà dove sono i pulsanti, cosa servono, quali sono le entrate, quali sono le uscite. Quindi questo è relativamente semplice, anche perché il prodotto non ha grandi funzionalità, ma quelle che servono. Dentro questa spugnetta bellissima, eccoci qua, troviamo la ricevente con l'uscita per entrare poi nella camera o nello smartphone, dopo te ve lo spiego, e l'entrata cuffie, perché potete ascoltare le cuffie, o meglio quello che entra nel microfono lo riuscite ad ascoltare dalle cuffie, e il tasto di accensione e spegnimento ovviamente. Qui sopra invece c'è il LED di stato. Poi abbiamo la trasmittente, in questo caso è questa qui, la trasmittente che ha l'ingresso per il microfono, che può essere un lavalier o altro microfono. In questo caso abbiamo già il lavalier, già l'avete visto, è questo lavalier con l'aggancio a vite di sicurezza, mentre questo trasmettitore ha il volume più e volume meno, tasto accensione e cambio di frequenza, in più la sua antennina. Dietro ha l'aggancio per la cintura, nient'altro se non l'attacco micro USB come la ricevente, che ce l'ha qui il micro USB, perché sono ricaricabili. Dopo questo abbiamo nella confezione il cavetto, che adesso vi faccio vedere. Questo è il cavetto che va dal trasmettitore, o meglio dalla ricevente alla fotocamera o al telefono, è quello che si va a inserire qua. E questo è un cavo TRRS, vedete che ha 3 tacchette, è un cavo TRRS. Dopo questo, come ultimo accessorio, abbiamo questo che io vado a rompere come non mai, eccolo qua, ed è semplicemente un cavo USB molto pratico a mio avviso, un cavo USB che va a finire in 2 micro USB che servono esattamente per caricare entrambi
gli apparecchi con un solo cavo, quindi vi toglie solo una porta USB. Questo è l'unboxing. Adesso vi faccio capire come funzionano e perché alla fine ho scelto addirittura di comprarne due. Vi faccio vedere il loro funzionamento. Allora, questa è la trasmittente, questa la ricevente. Andiamo ad tenere premuto il tastino per qualche secondo, lo rilasciamo e, come si può vedere, blinka, o meglio, resta acceso questo perché questo non funziona. Ora accendiamo anche la trasmittente ed ecco che lui si illumina di verde un po' più intenso. Con questo pulsante centrale, che tenendo premuto lo accendete e tenendo premuto lo spegnete, potete anche cambiare la frequenza. Speriamo che si veda. Io schiaccio a 20 frequenze, ovviamente lui si reimposta secondo la frequenza che è impostata sul trasmettitore e poi dalle due freccine potete alzare o abbassare il volume. Questo è tutto il loro funzionamento. Dietro ovviamente c'è la clip e qui invece abbiamo l'ingresso per le cuffie per ascoltare in cuffia quello che state registrando e, come vi dicevo prima, da questa parte andate verso la fotocamera. Adesso che abbiamo fatto l'unboxing, io direi di farvi vedere, anzi farvi sentire una prova di questo microfono. Io al momento monto questo radiomicro, o meglio questo lavalier della Rode, che è il lavalier Go, con il suo trasmettitore. Se sentite dei frusci non vi preoccupate, perché probabilmente toccando l'antenna è andato un po' per i fatti suoi, però non dovrebbe succedere. Ma questo è il trasmettitore, come vi ho fatto vedere nell'unboxing. Ora vado a cambiare il lavalier con quello originale che era nella scatola, che mi sono intrippato di fili. Adesso lo collego più o meno nello stesso punto e vi dico anche le differenze. Ecco qua, adesso è collegato nello stesso punto. Adesso sentirete, cercherò di abbassarlo in post, ma cambierò solamente quello, quindi staccherò solo il punto in cui sentirete il clip. Voi non lo sentirete, io lo sentirò in registrazione ovviamente. Adesso cambio il microfono e sentite la differenza. Questo è il Rode Lavalier Go. Questo invece è il suo microfono originale, il microfono della Fulheim, che è compreso nella confezione e, come vi dicevo, ha l'attacco a vite. Quindi così potete avere una comparazione, farvi un'idea di quello che è parlare con un microfono piuttosto che l'altro. Non è tanto la trasmittente in realtà, anche se in parte ha le sue colpe se il segnale va bene o va male, ma anche la qualità del lavalier stesso inficia, si può dire inficia, va bene, inficia. Vi posso dire che il Lavalier Go è molto più pulito come suono, ma è anche Rode, insomma costa anche di più e effettivamente la differenza si sente. Fate conto che questo radiomicrofono al momento è intorno ai 46 euro su Amazon, come sempre vi lascio sotto il link, ed è quello più economico come radiomicrofono. Oltretutto comunque è molto versatile. Io ne ho presi due perché così posso fare magari interviste piuttosto che cose separate, anche se sul mercato c'è lo stesso kit ma con due trasmittenti. In questo caso avreste una ricevente, che è questa qua piccola che in questo momento è attaccata alla mia macchina, e due trasmittenti ma con una sola ricevente. Da una parte è più comodo, dall'altra un po' meno, perché se dovete poi dividere i segnali diventa più complesso farlo al PC, quindi doverlo maneggiare, doverlo editare. Ma questo è il suono che sentite dal lavalier del nostro Fulheim VM300. Ora ritorno invece al Rode Lavalier Go, che è quello che almeno a me sembra più pulito, e ripeto, non sto toccando nessun settaggio, lascio così anche il volume.
e siamo tornati così invece col Rode Lavalier Go. Il segnale è molto più pulito quello del Rode, non c'è dubbio, ovviamente come vi dicevo prima è tutt'altra fattura, qualitativamente è molto più buono il Rode, però anche il Fulime devo dire che mi ha stupito, perché effettivamente non è così malaccio rispetto ad altri microfoni lavalier. Ho avuto l'Audio-Tecnica, ho avuto dei boia che consigliavano tempo fa ma non mi avevano fatto impazzire. Insomma, dei microfoni comunque a basso costo ci sono. Se poi li abbinati a questo potete usare qualsiasi cosa sostanzialmente, perché basta che sia un microfono e potete attaccargli anche il Rode Video Micro, per esempio. Attaccarlo qui non so cosa potrebbe essere utile, ma potrebbe essere utile il radiomicrofono che poi va a ricevere la ricevente appunto su una camera piuttosto che su un mixer e tutto il resto. Quindi secondo me è un ottimo acquisto, soprattutto per chi inizia. Magari state iniziando ad avere un canale YouTube e dovete fare qualcosa di particolare. Io questo non lo uso sempre, quasi sempre uso il mio cavo Prolunga attaccato alla camera perché ho un suono molto diretto, molto pulito. Però devo dire che in tante situazioni avrei avuto bisogno di questi, e da quando li ho acquistati, ripeto due, il primo l'ho acquistato, l'ho testato e ve lo sto mostrando, il secondo l'ho acquistato dopo e così posso parlarvene anche meglio, devo dire che mi ha risolto tante situazioni e la cosa non mi dispiace, quindi io promuovo questo Fulime VM300 anche perché poi è ricaricabile. L'unico aspetto negativo rispetto ad altri radiomicrofoni lavalier e non è che magari avendo la batteria ricaricabile vi si scarica questa, dovete ricaricarlo per forza con altri sistemi che hanno le batterie, per esempio stilo, vi portate delle batterie di ricambio, cambiate e siete di nuovo in azione. Però secondo me vale la spesa, insomma, 46 euro o 69 se non ricordo male la ricevente con due trasmittenti, quindi due lavalier completi, direi che ne vale la pena. Quindi io sono arrivato alla fine di questo video, appoggio qui la mia trasmittente, spero di avervi dato una mano a scegliere se magari stavate cercando un sistema di questo tipo lavalier wireless, che è molto comodo, devo dire molto comodo, e noi ci sentiamo al prossimo video. Da Alex e Anime dal Mondo è tutto, ciao!